Ciao, proseguiamo a trattare l'argomento della propagazione delle piante. Oggi trattiamo di un argomento molto importante che è la talea. La talea fa parte del capitolo della moltiplicazione, cioè l'utilizzo di parti di pianta diversi dal seme, e possiamo avere una talea che realizzata con la foglia, ad esempio la violetta africana si riproduce molto bene con la foglia immersa in acqua. Possiamo usare un ramo erbaceo, possiamo usare un ramo legnoso, possiamo addirittura spesso riprodurre le piante con talea di radice. I pregi della talea sono che in genere si ottengono dei buoni esemplari in relativamente poco tempo, anche perché posso procedere alla fusione di più talee, dopo vedremo alcuni esempi. Ottengo sicuramente degli esemplari uguali alla pianta madre, perché ho staccato una pianta e quindi faccio un clone della pianta madre. Quindi se ho una pianta da fiore ho una fioritura assicurata in tempi anche molto brevi. Anche qui ho un costo basso, ma direi addirittura nullo, perché non mi pare che esistano in commercio delle talee, in genere ce le si procura o dalle proprie piante o ce le si fa regalare dagli amici. A volte, ecco, è di facile esecuzione normalmente, addirittura ci sono piante che si riproducono con talea in acqua. Vediamo qui un rosmarino che ha emesso le radici semplicemente con l'immersione nell'acqua. Abbiamo alcuni piccoli contro della realizzazione della talea. A volte si ottengono delle radici scarse o distribuite male. Sappiamo che per il bonsai è necessario avere un apparato radicale ben formato e distribuito bene anche dal punto di vista estetico e funzionale. A volte le talee hanno solo radici o in punta o solo su un lato, bisogna poi ovviare a quegli inconvenienti. Inoltre è di difficile esecuzione su alcune specie, ad esempio il pino è praticamente molto difficile se non impossibile da riprodurre per talea. Adesso vediamo qualche applicazione pratica. Ci procuriamo dei rametti per realizzare la talea. Utilizzeremo poi degli ormoni radicanti per facilitare il processo di radicazione. Li posizioneremo in vaso e vedremo poi che va successivamente il vaso coperto con un film di cellophane. Allora, qui ci siamo procurati un rametto, in questo caso un piracanta. Dobbiamo sempre stare attenti ad usare attrezzi ben affilati e puliti, soprattutto poi a non farci male, perché si usano sempre degli attrezzi piuttosto affilati. Tagliamo in orizzontale la terminazione del rametto, lo passeremo all'interno degli ormoni radicanti che si trovano in commercio in forma polverulenta o liquida, a seconda, viene immerso nell'ormone radicante e poi viene inserito in un vaso nel quale ho preparato il terriccio, come abbiamo visto per il seme, composto da terriccio organico, sabbia, pomice eventualmente o anche lapillo e l'argilla espansa sul fondo come drenaggio. Qui abbiamo un esempio di talee già realizzate. Abbiamo delle talee di hibiscus. Questa è la pianta madre. Dalla pianta madre, mediante la potatura realizzata l'autunno scorso, ho ottenuto delle talee. Le ho posizionate nel vaso con la tecnica che vi ho appena descritto e vedete che stanno germogliando. Poi la germogliazione totale e molto rigogliosa avverrà solo con la primavera estate prossima. Una volta posizionati in vaso bisogna procedere alla copertura con film di cellophane, quindi mi sono realizzato un semplicissimo foglio sagomato, lo andiamo a posizionare e lo chiudiamo con un filo che può servire per conservarlo, per tenerlo a posto. Qui abbiamo un esempio di pianticella ottenuta proprio con questo sistema, quindi questa è una talea di 2 anni che ha già fiorito abbondantemente nell'estate scorsa e che per ora tengo ancora fissata con un filo. Vedete che non è proprio molto ferma ancora, per cui preferisco tenerla legata. Questo è un procedimento che vedremo poi anche con la margotta, tenere legata la pianta con un filo o addirittura 2 fili. Vedete che ne ho posizionati 2 a distanza di 180 gradi
in modo che la pianta possa emettere le radici, svilupparsi bene senza rischio di movimenti che danneggerebbero i capillari. Abbiamo visto il rosmarino che si può riprodurre addirittura in acqua, lì vediamo un esemplare di rosmarino ottenuto proprio con talea. Adesso vediamo qualche altro esemplare. Ci sono alcune piante che si riproducono molto facilmente per talea, ad esempio la Portulacaria afra, possiamo ottenere delle talee quando la potiamo, dobbiamo solo avere l'accortezza di lasciare asciugare il rametto che asportiamo per almeno 3-4 giorni. Quando vediamo che la base è asciutta, possiamo procedere inserendola in un vaso col solito terriccio che abbiamo imparato ad usare e otteniamo sicuramente degli ottimi esemplari. Questa verrà potata e verrà realizzato un altro esemplare come questo. Questo è un esemplare che ho ottenuto da talea, regalata da un amico circa 5-6 anni fa. Altre specie che si riproducono facilmente per talea sono i ficus. Qui vediamo due piccole talee che ho ottenuto dalla potatura dell'estate scorsa e qui vediamo un esemplare realizzato con la tecnica della fusione delle talee. Una volta ottenute alcune talee si possono porre in vaso legate e col passare degli anni, questo tenete conto che avrà almeno 15 anni, si ottiene la fusione degli esemplari, l'emissione di nuove radici e una ottima base di questo esemplare bonsai. Poi alcune pianticelle andranno a costituire i rami, altre andranno a costituire l'apice. La bougainville si presta molto bene ad essere realizzata con talea. Ecco, quando parliamo di specie tropicali dobbiamo realizzare le talee o nella tarda primavera o durante l'estate, quindi col caldo. Una volta ottenute le talee le possiamo unire in vaso, io qui ho usato una fascetta da elettricista, e pensare che crescano insieme, che quindi formino un esemplare unico, anche questo con una discreta base e con una buona ramificazione. Stare attenti che la legatura non incida la corteccia, quindi che venga periodicamente rimossa. In questo caso non si fonderanno completamente le talee che abbiamo posizionato, però rimarranno al loro posto anche senza legatura dopo un po' di anni, costituendo un ottimo esemplare. Le specie particolarmente facili, vi invito a realizzare delle talee anche in presenza dei bambini, perché sono praticamente risultati di facile ottenimento che possono dare grande soddisfazione anche ai bambini. Quando vogliamo realizzare talee piuttosto grandi con rami legnosi, ad esempio nelle specie come il melograno, come l'olivo, possiamo realizzare talee di grandi dimensioni, normalmente realizzandole in autunno, lasciandole radicare per tutto l'inverno e ad avere la germogliazione solo nella primavera successiva. Vi ringrazio e vi saluto.